Io, come mi ha introdotto, adoro viaggiare. Voi, immagino, la maggior parte di voi almeno, credo che in qualche modo siano appassionati, no, dei viaggi. E quindi ho avuto la fortuna così di coadiuvare un pochino, grazie al lavoro che faccio e all'esperienza che faccio nel mio business, di organizzare un viaggio che ha avuto come tema di fondo la sostenibilità, quindi la mobilità alternativa e la nutrizione anche da un punto di vista sostenibile. Quindi ho organizzato un viaggio che è durato 2 mesi, adesso andremo a vedere nei prossimi minuti che cos'è stato questo viaggio. Però poi alla fine forse la mia idea piano piano è cresciuta sempre di più perché ho messo insieme questi temi e è diventato anche un record mondiale. Ha parlato di ecologia, di mobilità sostenibile, di leadership, perché si è creato un gruppo, siamo partiti in 8, la squadra era fatta di 8 persone. Era poi un sogno che ho realizzato, quindi sono tanti temi che potrei toccare per raccontarvi questo viaggio. Però alla fine oggi ho deciso di cercare di focalizzarmi su un aspetto fondamentale che tra l'altro mi sta diventando molto utile, nel senso da quando sono tornato da questo viaggio mi sta facendo fare meglio nella vita quotidiana. È la passione, che a dire la verità ultimamente avevo anche un po' perso nel quotidiano, nelle cose, nel mio lavoro di tutti i giorni. E con questo, inseguendo questo sogno, questo progetto, ho ritrovato, ecco, la necessità di dover tenere quotidianamente, avere sempre a mente quali che sono le nostre passioni e cercare di coltivarle, non mettere nel cassetto. Allora qual è stata l'idea? Partire, io personalmente abito a Shanghai da qualche anno, e dove appunto, avendo iniziato una nuova attività lavorativa, non potevo, non ho avuto il tempo di coltivare le mie passioni. Quindi dopo qualche anno di repressione delle passioni, ho deciso di prendermi 2 mesi sabbatici e dire tornerò a Milano in moto, ma non semplicemente in moto. Ho deciso di tornarci con una moto elettrica. Allora ho preso un filo lungo 12.000 chilometri e ho iniziato ad andare. No, non è andata così. Ecco, questo è il progetto, che adesso andremo a vedere un po' come si è costruito. Ho preparato una breve clip. Ecco, questi 60 secondi ci hanno dato, spero, un brevissimo touch di quello che è stato il progetto. Un'idea che è nata una sera, ho deciso di fare questo viaggio e all'inizio pensavo di fare una cosa in autonomia, però poi pensando, ragionando a questo progetto, ho cercato appunto, di ingrandire un po' lo scopo, di cercare di coinvolgere anche il tema non solo della mobilità alternativa, per cercare di capire se effettivamente i mezzi del futuro possono essere a trazione elettrica o ibridi, eccetera. Ho deciso anche di misurare, diciamo, di sperimentare durante il viaggio
cercare di valutare e studiare le varie culture alimentari delle 11 nazioni che abbiamo attraversato. Quindi con l'Università di Bari, che è un centro di eccellenza in quella che si chiama l'LCA, la Life Cycle Assessment, cioè la misurazione dell'impatto ambientale di un prodotto agroalimentare dalla sua origine nell'agricoltura fino alla forchetta, quindi fin dove arriva. E quindi abbiamo messo insieme questi temi, è piaciuto moltissimo il progetto ad Expo Milano, che proprio ha come tema la nutrizione e la sostenibilità, quindi ci hanno supportato. E da lì siamo partiti, no? Ho messo insieme una squadra. Questo progetto lo portavo avanti nei ritagli di tempo, quindi tantissime notti insonni, perché ho iniziato a organizzarlo 6 mesi prima della partenza. Siamo partiti a giugno e siamo arrivati a Milano a fine luglio. Quindi ci ho messo circa 6 mesi a organizzare questo progetto, è stato un lavoro veramente faticoso. La preparazione è stata forse l'aspetto più difficile, anche perché partendo dalla Cina ci sono tantissimi aspetti burocratici che sono molto, molto complessi. Siamo partiti finalmente, lo sforzo anche in viaggio è stato notevole, perché siamo stati, si stava mediamente in viaggio circa 8-9 ore al giorno in sella alle nostre moto, ed è stata un'esperienza magnifica, piena di problemi, tantissimi problemi, grandi anche difficoltà legate alla squadra che ho reclutato grazie a internet. Io mi trovavo in Cina, ho creato questo sito web, ho scritto chi cercavo e chi volesse condividere l'avventura con me. Non vi dico quante persone hanno fatto questa applicazione, quindi alla fine ho scelto questo team che era composto da un fotografo, da un meccanico, da un blogger, da un operatore video, insomma era abbastanza consistente. Però non ci conoscevamo, immaginatevi partiti alla volta di un viaggio così epico, di fatto non ci eravamo mai incontrati, quindi uno degli aspetti molto difficili, no? Cerco di toccare quegli aggettivi che ho usato all'inizio, il discorso di leadership. Avendo io organizzato questo viaggio, dovevo in qualche modo anche appunto gestire questa squadra, che di fronte a queste difficoltà, anche perché siamo stati in paesi piuttosto difficili, la Mongolia in primis è assolutamente un paese dove richiede una certa organizzazione per attraversare quel territorio, che è un territorio dove non ci sono strade, quindi è difficile. In più noi avevamo dei mezzi che erano di fatto non tradizionali, avevamo queste motociclette elettriche, quindi c'è stata tanta tensione nella squadra. Queste sono alcune immagini che così fanno capire un po' la fatica e quanti problemi avevamo quotidianamente da affrontare tecnicamente, di orientamento, ma anche di gestione appunto della relazione, perché stando sempre insieme 24 ore al giorno, le dinamiche proprio di relazione sono molto complicate, ci sono stati degli aspetti, dei momenti molto critici. Ma la cosa bella, la cosa molto interessante, questa è un po' una foto che invece fa vedere un momento più sereno, quanto più siamo entrati nella parte più difficile e tosta di questo viaggio, che era proprio il deserto mongolo, quindi dove c'erano anche condizioni molto difficili, 45 gradi di temperatura, insomma, magicamente tutto ha iniziato a funzionare meglio, e un po' come se come dire, la paura e il rischio di dover sopravvivere, perché comunque è chiaro che in quel contesto viene fuori l'istinto di sopravvivenza. Magicamente le dinamiche della squadra si sono come un ingranaggio che ha iniziato a funzionare alla perfezione. Questo è stato un grandissimo insegnamento che mi serve, che mi sono portato a casa e mi ha fatto sicuramente crescere. Oltre poi alla disponibilità e agli aiuti che abbiamo trovato per la strada, anche famiglie poverissime, perché la Mongolia, ci sono questi nomadi che vivono giusto
degli animali che allevano, quindi non hanno quasi nulla, però sono sempre stati molto molto ospitali con noi. E poi c'era l'aspetto della nutrizione. In questi 44 giorni non abbiamo mai mangiato qualcosa che non fosse locale, un cibo locale, quindi abbiamo avuto un'esperienza alimentare un po' estrema, quasi tutti hanno avuto dei problemi anche di stomaco, però in questo modo ci ha permesso di documentare, abbiamo fatto tutta una documentazione fotografica che verrà poi utilizzata all'Expo di Milano, per raccontare attraverso proprio le culture, attraverso quello che è un po' la nutrizione e quello che sono le abitudini alimentari. Di ognuno di questi pasti che abbiamo fatto in questi 44 giorni abbiamo poi analizzato quelle che fossero l'impatto ambientale, cioè quali sono le diete che sono buone per noi, ma buone anche per il pianeta. E sono venuti fuori dei dati molto molto interessanti, una ricerca, come dicevo, che abbiamo sviluppato insieme all'Università di Bari e che quindi con una valenza anche scientifica, e stiamo elaborando adesso questa massa di dati che abbiamo portato a casa, e anche questo verrà poi sfruttato durante l'Expo dell'anno, ormai diciamo fra un anno praticamente. E quindi potete vedere che ci siamo dovuti adattare a mangiare quello che trovavamo assolutamente sulla strada, buono o cattivo, o comunque in certi casi, soprattutto in Cina, abbiamo avuto anche delle cose che non sono poi così facili da mandare giù. Però un'esperienza grandiosa, un'esperienza che sicuramente non è così facile da ripetere, perché ovviamente un viaggio inteso come con un'estensione anche di tempo così lunga non è facile da organizzare, e devi avere quello che è un bene preziosissimo che è il tempo, e io sono stato molto fortunato a potermi gestire il mio tempo per potermi prendere questi 2 mesi e coronare così questo sogno. Però io già sto pensando al prossimo, ecco. Fatta la prima viene già in mente cos'altro si possa fare. Di difficoltà poi ne abbiamo avute diverse, anche da un punto di vista tecnologico. Appunto adesso brevemente vi accenno che tipo di mezzi abbiamo usato. Come ho detto, erano delle moto elettriche. Avete visto nelle foto che c'erano anche delle automobili che trasportavano il resto dell'equipaggio, quindi una delle prime domande che tutti fanno è: beh, ma perché avete usato delle moto elettriche e poi delle auto al seguito che bruciavano benzina? Beh, è verissimo, però appunto ho cercato un cavo lungo 12.000 km, ma non l'ho trovato, quindi ho deciso di portare delle auto dietro che potessero aiutarci a trasportare l'energia necessaria per alimentare queste motociclette elettriche, che veniva prodotta da dei pannelli solari installati su queste macchine, e poi anche dalla rete, quindi ci siamo alimentati dove era possibile anche dalla rete. Comunque sia, il viaggio è stato poi analizzato e misurato da un punto di vista delle emissioni di CO2, e siamo riusciti a ridurre il nostro impatto di CO2 rispetto a un viaggio con dei veicoli tradizionali a combustione. Comunque è stato meno della metà, del 56% in meno. Quindi sicuramente l'obiettivo di fare un'avventura ecologica l'abbiamo centrato. È chiaro che questi mezzi i vincoli di queste nuove tecnologie sono molto legati appunto alla disponibilità di una rete energetica. Però quello che io volevo provare era dimostrare che ci sono delle alternative. La tecnologia in questo senso sta facendo dei passi avanti notevoli, e in qualche modo abbiamo testato nell'estremo che è possibile muoversi con dei mezzi che abbattano decisamente l'impatto ambientale. Quindi siamo tornati a casa dopo 44 giorni con un ottimo e grandissimo benvenuto all'Expo di Milano. È stata
un viaggio perfetto, avevo fatto una tabella di marcia e siamo arrivati esattamente il giorno in cui era previsto, dopo 44 giorni, quindi l'esperienza è andata perfettamente, è stato un successo, tanto che appunto vorrei ripetere qualcosa di simile in futuro, mantenendo appunto questi due temi fondamentali di un'avventura ecologica che si svolge attraverso il viaggio con mezzi, veicoli a zero o a basso impatto ambientale e per documentare le abitudini alimentari dei paesi attraversati. Ovviamente dopo aver avuto le celebrazioni di arrivo, tutti contenti, tutto bene, al lavoro, via, tornato in Cina, però appunto questo è un altro aspetto interessante perché come dicevo prima non ho perso 2 mesi di lavoro, ma credo invece di aver fatto un'esperienza che mi serve molto anche nel quotidiano, non solo perché ho qualcos'altro di nuovo da raccontare, ma anche perché appunto a livello di esperienza, di team building, di gestione delle relazioni con queste persone, eccetera, ci sono stati tanti elementi che mi hanno fatto imparare cose nuove, oltre che ad avere risvegliato la passione e che, come dicevo, per qualche anno avevo dovuto mettere da parte, e devo dire che tornare al lavoro con questo background di stimoli mi sta dando una motivazione in più per dare il meglio anche nel mio business. E quindi insomma non mi resta che a questo punto dirvi buon viaggio e vi auguro appunto di poter inseguire i vostri sogni e di coltivare le vostre passioni, che sono la cosa più importante.